Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare la maglia che avete già intravisto nelle immagini di copertina. Ma prima iscrivetevi al canale qualora non lo aveste ancora fatto e seguitemi su tutti i miei social, vi lascio il link in descrizione. Per realizzare questo progetto mi sono munita del filato Drake di casa Tessiland, si tratta di un cotone riciclato e abbiamo variante olio e variante petrolio in abbinamento, guardate che carini. Insieme ho lavorato questo progetto con l'uncinetto numero 3, ago da lana marca punti forbici e siamo pronti per iniziare. La prima cosa da fare per realizzare questo progetto sarà andare a prendere la misura della distanza tra i nostri gomiti aprendo le braccia, qualora appunto vogliate raggiungere il risultato che vedete nelle immagini di copertina. Nel mio caso la misura è di circa 80 cm. Andiamo poi a realizzare una catenella che sia lunga tanto quanto, quindi nel mio caso 80 cm, ma sto lavorando su campione, e che sia multiplo di 4 più 3. Una volta realizzata la nostra catenella, filo sull'uncinetto, entriamo nella quarta dallo stesso e iniziamo una riga di ritorno, come vedete, interamente a maglia alta, lavorando punto su punto le maglie come si presentano. Da questo momento in poi voltiamo il lavoro e ci alziamo come solito con 3 catenelle o con una maglia bassa sull'altra, prendendo la costina esterna dall'uncinetto e aggiungiamo una catenella, filo sull'uncinetto, saltiamo il primo punto disponibile, entriamo nel secondo con una maglia alta e una catenella, saltiamo il punto successivo, filo sull'uncinetto, maglia alta e catenella. Andiamo a formare una sorta di quadrettato, vedete, per tutta la prima riga. Terminata la nostra riga ci alziamo voltando il lavoro come consuetudine, quindi 3 catenelle o una maglia bassa sull'altra, aggiungiamo una catenella e andiamo a ripristinare i punti, questa volta però a maglia altissima, quindi 2 volte filo sull'uncinetto, entriamo nello spazio e realizziamo una maglia altissima. Filo sull'uncinetto 2 volte, entriamo nella maglia alta sottostante con una maglia altissima e così per tutta la riga. Voltiamo il lavoro, ci alziamo con 3 catenelle o con una maglia bassa sull'altra e a questo punto iniziamo la prima riga del motivo. Filo sull'uncinetto, saltiamo il primo punto ed entriamo nel punto successivo con una maglia alta. Maglia alta anche nei 2 punti successivi. Abbiamo quindi 3 maglie alte e un punto non lavorato. Prendiamo il filo sull'uncinetto, entriamo proprio nel punto che non abbiamo lavorato, quindi torniamo indietro, ripeschiamo il filo e allunghiamo un pochino il punto, chiudendo tutto insieme in una sorta di mezza maglia alta allungata. Creiamo anche un incrocio, come vedete. Saltiamo il primo punto disponibile, qui mi raccomando guardate bene qual è il punto da saltare, questo è lavorato, questo è il primo punto da saltare, filo sull'uncinetto, entriamo nel punto successivo e replichiamo, quindi facciamo le nostre 3 maglie alte, una in ogni punto, con il filo sull'uncinetto torniamo nel punto saltato, ripeschiamo il filo, tiriamo un pochino la lavorazione e chiudiamo tutto insieme. Continuiamo in questo modo, con questi incroci, fino alla fine della riga che concluderemo con una sola maglia alta nell'ultimo punto disponibile. Per la riga numero 2 voltiamo il lavoro e facciamo una maglia bassa nel primissimo punto disponibile senza catenelle o altro. Realizziamo una riga di maglie basse in ogni punto disponibile. Quindi entriamo nel primo punto utile e realizziamo una maglia bassa. Secondo punto, maglia bassa, per tutta la nostra riga. Ed ora replichiamo la riga dell'incrocio. Voltiamo il lavoro, 3 catenelle oppure una maglia bassa sull'altra, filo sull'uncinetto, saltiamo il primo punto, entriamo nel secondo, iniziamo la serie di 3 maglie alte. Torniamo indietro, incrociamo. E quindi che cosa dobbiamo fare? Un pannello che sia costituito da una riga con gli incroci e una riga di maglie basse
Io mi sono allungata per circa 35 centimetri e a un certo punto, puramente a caso perché volevo incorporare una fascetta di un altro colore, ho iniziato l'ultima maglia bassa con un colore e l'ho terminata con il secondo. Quindi ho continuato con il secondo colore per un totale di 35 centimetri. Dovete voi continuare per l'altezza che desiderate avere del vostro maglioncino. Io dopo aver realizzato il motivo ho continuato per altre 4 righe, 2 delle quali le ho realizzate a mezza maglia alta e 2 a maglia alta. Ottengo 2 pannelli identici. Una volta realizzati i nostri 2 pannelli identici, facciamo baciare i 2 dritti e quindi abbiamo il rovescio verso di noi e poi andiamo a stabilire lo scollo. Vedete, io ho già messo i marker, voglio uno scollo ampio e quindi dall'estremo margine ho contato 28 centimetri. Ho messo un marker e lo stesso ho fatto dal lato opposto. Iniziamo a fare le nostre cuciture, quantomeno per iniziare a dare un taglio al nostro maglioncino. Ci inseriamo nel primo punto lavorato di entrambi i pannelli e iniziamo una cucitura interamente a maglia bassissima prendendo tutto il punto di entrambi i pannelli, quindi 2 costine, maglia bassissima, 2 costine, maglia bassissima. Realizziamo questa cucitura senza tirare il lavoro, mi raccomando, fino al marker, tagliamo il filo e replichiamo dal lato opposto. Terminata la parte superiore ci spostiamo nella parte inferiore, andiamo ad individuare la misura della vita. Io vi consiglio di indossare il capo e semplicemente apporre i marker equidistanti dagli estremi margini. Qualora questo però non fosse possibile, vi dico come individuare la misura. Andiamo a cercare la misura della nostra circonferenza della vita e la dividiamo per 2, vedete, perché poi andremo a doppiarla. Dividiamo per 2, ipotizziamo un 50 centimetri che andiamo a sottrarre alla lunghezza complessiva del nostro progetto. Ipotizziamo un metro meno 50 centimetri restano 50 centimetri. Questi 50 centimetri andranno equamente distribuiti tra i 2 lati, quindi li dividiamo in 2, ne rimangono 25, che sono esattamente quelli da lasciare dall'estremo margine al marker. Ed ecco come individuare il centro del pannello e appunto il punto preciso dove mettere i marker. Detto ciò, invece di realizzare delle cuciture, vedete io le ho già fatte da un lato per mostrarvi come fare poi nel secondo, abbiamo detto che il marker del punto vita è stato inserito. In concomitanza del marker prendiamo semplicemente uno scampolo di filato, un pezzettino, lo andiamo ad inserire in entrambi i punti, in entrambi i pannelli e facciamo un nodino, doppio nodo, chiudiamo bene e nascondiamo i fili ed ecco che abbiamo fermato il nostro pannello. A metà strada, fino alla fine, ne facciamo un altro e alla fine del nostro progetto, quindi nel punto che fa angolo di entrambi i pannelli, ne andiamo a realizzare un ultimo. In questo modo abbiamo fatto una cucitura che rimane comunque aperta, perfetta per la mezza stagione, e poi rifiniamo tutta la parte della manica con un giro di maglia bassa molto semplicemente. Replichiamo lo stesso dall'altro lato e quello che a prima vista sembra un semplice rettangolo in doppio è in realtà la nostra maglia del tutto particolare, assolutamente particolare, converrete con me, e perfetta per la mezza stagione. 450 grammi di filato. Fatemi sapere cosa ne pensate. Io spero di aver fatto cosa gradita, di aver proposto un modello un po' particolare. Vi aspetto naturalmente nei commenti. Vi invito a iscrivervi al canale come al solito qualora non l'aveste ancora fatto, a seguirmi su tutti i miei social, vi lascio il link in descrizione e vi do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo tutorial.